Oggi recensione di film. Paparapapà. Dondorodom. Paparamba. È arrivato il momento di parlare di film che parlano di musica e che attraverso la musica parlano del film, e la storia, essendo incentrata sulla musica, la musica è fondamentale essendo argomento del film. Quindi parleremo del film, ma parleremo della musica del film, ma non solo della musica nel film, ma della musica del film, su cui il film... La rifaccio. Oggi è il turno del film La leggenda del pianista sull'oceano del 1998 del grande famosissimo regista Giuseppe Tornatore. Infatti del catalogo di Tornatore ricordiamo questo film, ricordiamo Nuovo Cinema Paradiso, ricordiamo La leggenda del pianista sull'oceano. Siamo a 3. Nuovo Cinema. Il soggetto di questo film si ispira direttamente al monologo di Alessandro Baricco intitolato Novecento. Infatti, importantissimo scrittore italiano Alessandro Baricco, di cui ricordiamo il libro Novecento, poi Nuovo Cinema no, quello è Tornatore. Va bene, non ha importanza, entriamo adesso direttamente nel vivo del film. Un simpatico e cicciottello trombettista in disuso. Suono la tromba. Aspetta, ma un attimo, Abbiamo già fammi i dire. suonatori a bordo. Via, prossimo. Non vuole nessuno, vabbè. No, ma che sta... Ma ha detto di no, non vuole... Ma sta muovendo le dita per finta. Ma dai, ma cos'è? Ma è troppo finto! Ma basta! No, vabbè. Cosa? Dove sta andando? Ma dove va? Cos'è? Cioè, spettacolo. Ecco. Bravo, sì. No, le dita finte muove. Per finta, vabbè. Che cos'era? Non lo so. Quando non sai cos'è, allora è jazz! Un bel giorno decide di vendere la propria tromba scassata e va così da un commerciante, un simpatico e cicciottello vecchietto, che gli dice no! Ma il nostro simpatico amico ha bisogno di suonare per l'ultima volta il suo strumento, e così si mette a suonare qualcosa. E il vecchio all'improvviso riconosce la melodia e dice andiamo bene, e così decide di raccontare la sua storia segreta del pianista più disagiato del mondo. Ma certo, no? Uno dice non ha niente da fare, dice cosa fai? Raccontami la storia. Sì, va tanto, 2 minuti così, una cosa rapida. 2 ore di storia. E così appare un altro simpatico e grassottello personaggio della nostra storia, un macchinista di un transatlantico che trova un neonato in una cassa di limoni abbandonato. Ovviamente cosa decide di fare? Se lo prende con tanto amore e lo chiama come la cassa di limoni. TD Lemon 900, come l'anno in cui lo ha trovato. Mica brutto. E mentre insegna al nostro piccolo pianista disagiato che le mamme sono dei cavalli e che gli orfanotrofi sono dei luoghi dove vengono buttate le persone che non hanno figli, il nostro giovane genio cresce simpatico ma non grassottello. Disgraziatamente il nostro simpatico e grassottello macchinista muore e il nostro bimbo sparisce dalla circolazione, ma un bel giorno, anzi una bella notte, riappare all'improvviso e si mette a suonare il pianoforte meravigliosamente, improvvisando qualcosa di celestiale, e tutti così i passeggeri rimangono attoniti. Cioè, aspetta! Mi stai dicendo che lui è stato isolato tutto questo tempo senza mai vedere nessuno, niente?
mette un pianoforte, a un certo punto si sveglia, si mette a suonare, viene fuori qualcosa di decente improvvisando. No, mi stai dicendo che tutto quello che ho studiato fino adesso non ha senso? Tutto ciò che ho studiato non ha senso! Arriviamo così al punto in cui il nostro trombettista Cicciottello incontra Novecento. Vieni con me. Ho capito, e non c'è. Ce l'ho io la cura per la tua E non c'è storia. verso di finire un discorso qui. Vabbè. Dai, togli i Sì, schermi. ma perché parla come uno psicopatico? Fidati di Cosa? me. Vabbè, che sta succedendo? Ma cosa? Ma come fa a stare il panchetto attaccato? Ma cosa? Non è. Ecco, vabbè. E comincia a suonare insieme a lui sulla nave su e in giù per l'oceano. Si diffonde in questo modo la bravura incredibile di questo improvvisatore ed esecutore pianista disagiato sulla nave del disagio, e così il grande pianista Jelly Roll Morton, Ferdinand Joseph Lamotte, noto anche con lo pseudonimo di Jelly Roll Morton, è stato un pianista e compositore statunitense durante il periodo di transizione dal ragtime agli albori del jazz. Considerato il primo importante compositore e pianista di musica jazz della storia, fu autore di alcune delle più importanti e influenti composizioni della sua epoca. Celebre per la sua tracotante personalità, si era attirato le antipatie dei suoi colleghi per il suo modo di fare altezzoso, sprezzante e completamente incentrato su di sé. Fondò negli anni '20 i Red Hot Peppers ed ebbe fortuna e fama, ma fu travolto dalla Grande Depressione del 1929 e morì in povertà. Decide di sfidarlo in un duello pianistico. Ecco, ma e qui il duello è bello e finito. Ora tocca a lui, vabbè, tocca a lui. Attenzione, oddio quante mani, quante dita, non si capisce nulla. Pazzesco, ma è bellissimo. Aspetta, ma cosa c'entra questo? Vabbè, questo è più difficile, però cioè, è stato scritto dopo, suonato dopo. No. Vabbè, è Chopin, sì, a Liszt 100 anni prima l'ha scritto. Addirittura. Oh madonna, ma qui vabbè, ma è un film, dai, cioè, se no non si poteva Infine, un bel giorno decide, dopo tanta insistenza degli amici, dei colleghi, del nostro amico trombettista, vuole scendere dalla nave per la prima volta. Incredibile! Aspetta, ecco, sì, no, si scende di là, no, dall'altra parte. Dopo aver fatto definitivamente la sua più grande figura di decide, facendo finta di nulla, di tornare a suonare con allegria e serenità come sempre. Novecento, il nostro eroe disagiato, pianista improvvisatore, genio incredibile, ma come fai? Io non capisco. Decide di farsi esplodere insieme alla nave che ormai è in disuso. E dopo questa carrellata di luoghi comuni sul mondo della musica e sulla genialità, facciamo un piccolo commento sulla colonna sonora, perché purtroppo più di così non posso fare, perché i diritti d'autore che coprono le musiche originali mi impediscono di fare gli esempi. Ma che? Direi inutile dirlo che la fantastica colonna sonora di Ennio Morricone ha fatto la storia del cinema. La grande capacità armonica e melodica di Morricone nella costruzione dei brani, nel commento, nell'introspezione psicologica all'interno del film è veramente unica. C'è da tener di conto anche il fatto di aver perfettamente interpretato le atmosfere jazz del film. C'è comunque stata necessità di una significativa collaborazione con Amedeo Tommasi, che è un compositore e pianista jazz piuttosto in gamba nel panorama italiano e che ha scritto ben 8 brani dell'intera colonna sonora. Questo vuol dire che non tutti i compositori, per i propri studi, per il proprio bagaglio artistico, non sono in grado di creare dei brani in vari stili diversi, con varie influenze diverse, che per esempio in questo film, parlando del jazz,
sono molto importanti ed era impossibile scrivere una colonna sonora diversa da questa, o meglio, era possibile scriverne una diversa, ma come succede in tanti altri film che scimmiottano questo tipo di atmosfera, però in cui la musica non è in nessun modo coerente, ma soltanto distante dall'atmosfera, dalla storia, da quello che si crea, quindi è soltanto un commento superficiale, chiaramente il risultato non è assolutamente lo stesso. Il fatto che ci siano forti influenze jazz in questo tipo di film è molto significativo, in quanto lo spettatore si sente molto più coinvolto e immerso totalmente nella narrazione che con invece una colonna sonora piuttosto anonima. Direi che per oggi possiamo fermarci qua, vi aspetto a un prossimo video e un saluto da me stesso.